Bentornati amici sul nostro canale. Quest'oggi andremo ad affrontare un'ulteriore recensione di un prodotto che reputiamo molto interessante, anche a proposito degli sconti imminenti che ci sono su Amazon e anche sul sito della Samsung. Vi ho svelato già il nome del produttore perché, come potete vedere, il prodotto che ho tra le mani si tratta proprio del Galaxy Watch 5 Pro, quindi il gioiello di nicchia di casa Samsung, con a bordo Wear OS. Quest'oggi andremo a trattare una recensione approfondita, ma anche l'utilizzo di questo splendido smartwatch che ha un display fenomenale, soprattutto per il controllo della domotica. Quindi seguiteci dopo la sigla e mi raccomando, iscrivetevi al canale. Inizierei immediatamente con l'unboxing, quindi seguitemi pure. Accendiamo un'ulteriore illuminazione, ecco la scatola. Ed ecco il dispositivo. All'interno della scatola troveremo il dispositivo, mentre sull'altro lato anteriore c'è riusciremo a toglierlo, come potete vedere è proprio nuovo di pacca, ce la faremo, eccolo, ce l'abbiamo fatta. Quindi andiamo ad aprire immediatamente e troveremo il cavo di ricarica, che si tratta della basetta proprietaria della Samsung, e sento qualche altra cosa, andiamo a vedere il manuale delle istruzioni. Questo qua è un pezzo vuoto, manuale delle istruzioni e il foglio di garanzia, e basta. Mentre qua, come vi stavo accennando, abbiamo il cavo di ricarica con la base, eccolo qua, perfetto. Quindi USB-C, base di ricarica magnetica da posizionare sull'orologio, ma invece adesso andiamo a vedere nel dettaglio il materiale e la finitura di questo orologio. Andiamo a prenderlo insieme, ragazzi. Eccolo qua, ecco il display e l'orologio della casa produttrice della Samsung. Allora, materiali al primo impatto veramente premium. Come costruzione direi che è molto raffinata, come potete vedere qua si tratta della colorazione grey in titanio con display in vetro zaffiro, cinturino in gomma morbida. Effettivamente qualitativamente non sembra neanche male il cinturino in gomma. Poi andremo a vedere, posizionato qua, vi ricordo che abbiamo anche l'altro smartwatch che avevamo già recensito perché è veramente una bomba. Anzi, mettiamoli proprio a confronto. Possiamo osservare che il quadrante, questo qua che ho della Fossil, è un 46 mm, mentre questo qua del Galaxy Watch è un 45. Al primo impatto sembra più grande quasi il Galaxy Watch, semplicemente perché ha un display maggiore rispetto a questo della Fossil che vi abbiamo mostrato l'altra volta. Ora andremo a fare proprio anche un video confronto. Il cinturino, come vi ho detto, per regolarlo basterà inserire questa linguetta all'interno. Togliamo la carta. C'è una fibbia, un attacco a fibbia che va a stringere il cinturino, quindi inserendo la parte terminale dell'altro lato si andrà a regolare e chiudere la fibbietta, mentre poi dopo l'attacco che andremo a mettere al polso sarà di tipo magnetico, quindi a farfalla. Su questo punto di vista diciamo che Samsung ha dato un cinturino di qualità, assolutamente sì. Anche se a mio avviso, per la tipologia di prodotto che è, dipende dall'utilizzo che si vuole fare. Per un utilizzo anche classico ma sportivo nello stesso tempo potrebbe anche essere la scelta vincente. Per un uso sportwatch, quindi sportwatch, mentre per un uso classico consiglierei vivamente un cinturino d'acciaio.
Ah, a proposito di cinturino, ragazzi, l'unico difetto che ho notato del cinturino del Galaxy Watch è che avendo questi due laterali, soprattutto poi dipende anche dalla tipologia di polso, perché per un polso più fine, ovviamente questo difetto va ad ampliarsi. Ora andremo a fare la regolazione del cinturino per il mio polso, anzi a tal proposito io vi accenno che ho un polso piccolino, quindi molto fine. Andremo a fare la prova, se sta bene su di me questo orologio, sicuramente sarà bene su tutti. Quindi andremo a stringerlo ancora un po', proprio tutto in diretta, attaccheremo la cinghia qua, facciamo prima un'ulteriore prova, almeno vi spieghiamo anche come fare la regolazione del cinturino, farfalla, ok, quindi direi che ci siamo e quindi a questo punto possiamo chiudere la fibbia. Ok, questo è l'effetto finale. Sì, pratico, maneggevole subito per poterlo posizionare. Ecco, l'unica cosa che vi stavo accennando come difettuccio è che secondo me, visto che questo cinturino ha questa tipologia di seminuna e non essendo retto, dà l'effetto un po' di gonfiore, perché come vedete non si può stringere troppo e cercare di abolirlo. Quindi invece con un cinturino piatto che non ha questa mezza lunetta, sicuramente l'orologio ha un effetto migliore. Mentre ora due paragoni estetici con il Fossil di sesta generazione da uomo, allora la cassa è nettamente più spessa, però ricordiamo che questo orologio ha una batteria gigantissima all'interno da 590 mAh. Dopo vi daremo tutti i dettagli. Questo è solamente un primo unboxing. E quindi alla fine dei conti diciamo che esteticamente le dimensioni si sovrappongono a patto della dimensione della cassa di spessore. Quindi ragazzi, dopo questo io vi darei due caratteristiche tecniche e dopodiché continuerei immediatamente a farvi vedere il menu dell'orologio, l'integrazione presso i dispositivi smart e le conclusioni finali. Quindi seguiteci. Allora ragazzi, Samsung Watch 5 Pro, che dire? Partendo dalla parte più, diciamo, estetica. Allora abbiamo, come avete visto, una cassa, come vi ha anche detto il mio collega, in titanio, una a livello di, diciamo, di protezione del display, abbiamo un cristallo zaffiro di seconda generazione. Come dimensione invece all'incirca siamo sui 45 mm, ha un grado di protezione alle intemperie certificato IP68, oltre a resistere sott'acqua ben 5 atmosfere e addirittura è stato anche certificato su standard militare. Oltre a questo possiamo dire che ha un peso, devo dire che è abbastanza leggero, infatti ci attestiamo intorno ai 47 grammi. Passando al reparto batteria, abbiamo una batteria abbastanza importante, infatti abbiamo un 590 mAh e questo ha costretto Samsung ovviamente a tenerlo leggermente più spesso, come vi ha fatto vedere prima il mio collega. Quindi abbiamo 590 mAh con una durata all'incirca di 3 giorni con un utilizzo normale. Ovvio che se andiamo a stressarlo con GPS attivo, ci andiamo a giocare magari a livello di domotica o anche in generale, comunque continuiamo ad accendere e spegnere il display eccetera, lo usiamo anche per la rivelazione del battito cardiaco, corse, quindi monitoraggio in generale dello sport, si scende a una soglia minima di circa 1,5 giorni, quindi una giornata e mezzo. Ma purtroppo, come sappiamo bene, tutti gli smartwatch che equipaggiano Wear OS sono energivori, quindi hanno un elevato consumo, quindi rispetto a tutti gli altri questo diciamo che si qualifica come primo orologio a livello di durata della batteria. Abbiamo un display AMOLED con una risoluzione di 450x450, all'interno abbiamo n.000 sensori, penso che sia lo smartwatch con più sensori a disposizione. Infatti abbiamo uno cardiaco, quindi del battito cardiaco, rivelazione del battito cardiaco, ci può fare anche l'ECG con la rilevazione della fibrillazione atriale, abbiamo l'analisi della nostra massa corporea e addirittura abbiamo anche la pressione. Vi ricordo che però per usufruire di alcune funzionalità a livello di salute, quindi ad esempio la pressione se non ricordo male, è necessario avere uno smartwatch Samsung. Se avete, scusate, un smartphone Samsung, se avete un'altra tipologia
sarà necessario cercare in rete delle mod per abilitare questa funzione, perché di default non c'è. Inoltre l'orologio ha la possibilità in ambito sportivo di avere le mappe offline, cioè non avete bisogno del cellulare, in sostanza vi fa vedere comunque sul vostro bellissimo smartwatch il percorso che state facendo con le mappe ovviamente appena scaricate, quindi aggiornate. Altri sensori sono quelli della temperatura corporea, umidità e luminosità. Con questo penso più o meno di avervi dato una descrizione generale. Il cinturino vi ricordo che è in plastica e non è in acciaio. Detto questo, passerei un attimo a banco a farvelo vedere acceso, farvi vedere un po' le funzioni principali, ma soprattutto farvi vedere le potenzialità che ha questo smartwatch in termini domotici. Andiamo a vederlo. Ora procederemo immediatamente all'accensione del dispositivo e alla configurazione all'interno dell'app. Quindi prendiamolo immediatamente, faremo la prima configurazione insieme, quindi con il tasto laterale. Ricordiamo che ha due tasti laterali che sono anche configurabili per quanto riguarda le impostazioni sulla pressione, con delle scorciatoie per l'apertura delle app. Qua troviamo un microfono, altoparlante. Ricordiamo che essendo impermeabile fino a 5 atmosfere, questo dispositivo ha la possibilità di espellere l'acqua che è all'interno del microfono, emettendo una serie di frequenze che vanno a liberare il canale audio. Quindi in questo momento l'abbiamo acceso. Vi ricordo nel frattempo che per poter abbinare l'orologio occorre l'applicazione Samsung Galaxy Wearable, e mentre per il monitoraggio delle attività fisiche Samsung Health. Ovviamente va fatta tutta la registrazione, dopo tanto ve la faremo vedere nel dettaglio. Mentre per quanto riguarda il discorso della composizione, non della composizione scusate, ma dell'ECG e della pressione, occorre invece un'ulteriore pressione, che è quella che il mio collega vi stava dicendo che in alcuni dispositivi non è compatibile. Ci sono quelle mod da installare che permettono di sbloccare proprio il funzionamento similare a quell'applicazione. Quindi ora l'orologio si è avviato e proveremo immediatamente, ma infatti ve lo dice anche all'interno proprio del display. Iniziate nell'applicazione Galaxy Wearable sullo smartphone, quindi apriamo l'applicazione, attiviamo il Bluetooth. Tra l'altro è carino perché vedete pure Home Assistant, che prima sono rientrato e uscito da casa, dove ho la mia notifica. Anzi, a tal proposito vi spiego il funzionamento pure delle notifiche comandate sullo smartwatch, la comodità, perché in questo momento vedete all'arrivo a casa mi arriva questa notifica che mi dice quale apertura vuoi che avvii in macchina, in moto, a piedi. Questo è comodissimo perché toccando in questo momento sull'orologio, una volta configurato, arriverà la stessa notifica con le 3 possibilità di scelta. Quindi toccando all'interno della notifica avremo delle notifiche comandate che avvieranno lo scenario, ed è per questo che recensiamo pure tutte queste tipologie di prodotti, orologi, smartwatch oppure qualsiasi cosa che possa farci rimanere connessi con l'abitazione. Quindi bando alle ciance, procediamo immediatamente ad aprire l'app. Ok, Galaxy Wearable, quindi inizia. Mentre usi l'app, consenti, ricerca dispositivi in corso. Come potete vedere il dispositivo è stato rilevato, quindi toccheremo il dispositivo e dovremo attendere una notifica per l'accoppiamento, come vedete, quindi confermare lo stesso codice e quindi aspettare che il tutto si avvii. Ragazzi, adesso lo faremo e ci rivediamo immediatamente dopo. Abbiamo terminato l'installazione del dispositivo. Ricordiamo, va fatto utilizzando l'applicazione che abbiamo detto in precedenza, e ulteriormente va installato, nel caso in cui non si trattasse di uno smartphone Samsung, però vedrete proprio che ve lo consiglia in fase di abbinamento, il plugin proprio specifico per il Galaxy Watch 5. Quindi una volta avviato il tutto, l'app diventa funzionante sul cellulare e l'orologio inizia a mostrarci il tutorial di come utilizzarlo. Quindi adesso andremo velocemente a vedere tutte le varie funzionalità. Quindi verso il basso, trascinando verso il basso, come avete visto, aperto
il quadro delle impostazioni, verso l'alto si ritorna alla schermata principale, scorrendo dal basso verso l'alto andremo nel menu delle applicazioni, torneremo invece indietro, trascinando da sinistra verso destra invece andremo nel pannello delle notifiche. Per aprirla basterà toccare l'icona, per tornare indietro di nuovo a sinistra e ritorneremo nella schermata principale. Quindi poi invece ultime attività sono le ultime funzioni sono per andare da destra verso sinistra per aprire tutte le schede tile di Wear OS, mentre poi abbiamo i tasti per ritornare alla schermata principale in qualsiasi momento. Il punto arancione invece mostra le nuove notifiche. Perfetto. Quindi come abbiamo detto, dal basso verso tutte le abbiamo già elencate, quindi una nuova visione generica, insieme veloce, notifiche. Poi ricordiamo che questo orologio è dotato anche della ghiera, che non è più fisica come nella versione precedente, ovvero il Galaxy Watch 4 Classic, ma è virtuale, però con un funzionamento perfetto, perché basterà scorrere il dito sopra la ghiera e vedete che è anche molto dettagliata per passare scheda per scheda, molto precisa, mentre col tasto verso l'alto per ritornare nella home. Allora, diciamo che a differenza del Wear OS stock, Samsung ha personalizzato in collaborazione con Google ulteriormente la propria interfaccia grafica, rendendo molto carina e accattivante tutte le impostazioni che si possono andare a personalizzare sia sullo smartwatch sia sull'applicazione sullo smartphone, come dopo vi faremo vedere. Quindi il menu è molto intuitivo rispetto anche al Fossil che vi abbiamo mostrato precedentemente, perché come vedete abbiamo proprio tutte le icone stile Apple Watch, belle visibili in primo piano. Altra funzionalità degna di nota sono i tasti laterali completamente personalizzabili che si può andare sulle impostazioni. Vedete il sistema operativo com'è molto fluido e rapido, privo di bug, cosa molto importante. E poi come notate qua ci sono una miriade di impostazioni rispetto anche al Fossil, proprio sulle impostazioni. È molto più curato su questo punto di vista, ci sentiamo di dare un voto veramente ottimo a Samsung, anche perché ricordiamo che come brand assicura anche 3 aggiornamenti major update, quindi anche del sistema operativo riguardo proprio l'orologio, come sta facendo sugli smartphone, oltre alle patch aggiornate. Il stesso discorso è sugli orologi, quindi ragazzi, per chi vuole un aggiornamento continuo, nuove funzionalità, essere sicuro di un produttore che segue il cliente a 360 gradi, possiamo affermare tranquillamente che Samsung è insieme alla Apple e anche Google ultimamente, ricordiamo, perché anche il Pixel Watch che è appena uscito è un dispositivo molto aggiornato proprio da Google, anche se diciamo che Samsung, avendo lavorato da molto più tempo sul lato smartwatch, diciamo che presenta qualche funzionalità chicca aggiuntiva sia sul discorso proprio del monitoraggio della salute, perché questo qua ricordiamo che è un orologio imbattibile su questo punto di vista, e anche per quanto riguarda funzionalità proprio del sistema operativo. Vi faccio un'ultima ipotesi e un altro dato di fatto: Wear OS purtroppo al momento attuale non consente neanche un backup delle impostazioni di tutto l'orologio, cosa che invece tramite l'account di Samsung riusciamo a fare benissimo in questo dispositivo. Quindi dobbiamo lodare Samsung su questo punto, perché ha un'esperienza molto importante. Banda alle ciance, continuiamo. Quindi, come vi abbiamo detto, andando sulle tile possiamo vedere che l'orologio si sincronizza su Samsung Health, dove dà tutte le possibilità dei passi, calorie bruciate, tempo di allenamento, con tutte le attività che si possono svolgere. Quindi sia all'aperto, dove cosa fondamentale c'è il monitoraggio delle mappe offline dove vengono scaricate, quindi quello è molto importante. E poi ci sono una miriade di allenamenti con un riconoscimento anche molto preciso dell'attività che inizia, la posizione attivata nelle impostazioni, faremo dopo. Quindi vedete che ce ne sono veramente molti, cioè anche dalla sala attrezzi all'aerobica, piuttosto che a qualsiasi sport
agonistico oppure anche di divertimento. Quindi su questo punto di vista Samsung Health è veramente molto completa, dove traccia ovviamente tutti i dati: frequenza cardiaca, calorie, minuti, distanza percorsa, con tutte le report. A tal proposito però, per un uso approfondito su questo punto di vista, ragazzi, ci sono veramente una miriade di video dove potete controllare tutte le funzioni praticamente sulla salute e l'attività sportiva, perché a noi interessa un orologio abbinato alla domotica. Quindi su questo punto di vista noi stiamo testando tutti questi dispositivi su questo aspetto. Questo qua è un itinerario mentre pratichi trekking o ciclismo, quello che vi stavo dicendo, delle mappe offline. La composizione corporea, questa è una funzione molto carina, diciamo, utile, un parolone, un aggettivo magari troppo grande, perché la composizione corporea sicuramente è un dato importante, perché andiamo a rilevare la differenza tra la massa grassa, massa magra e la quantità di corpo di acqua presente nel corpo. Quindi per tenere sotto controllo, diciamo, il nostro BMI è una funzione molto carina e si avvale di un'impendenza bioelettrica tramite questi due tassi laterali, come per la misurazione dell'ECG oppure dell'ECG o della pressione arteriosa, per fare queste rilevazioni. Poi dopo invece abbiamo il monitoraggio del sonno. Oltretutto, funzione carina, il monitoraggio del russamento, quindi ottieni maggiori informazioni sul sonno misurando l'ossigeno e registrando il russare, perché Samsung da questa versione in avanti ha messo a disposizione degli utenti il monitoraggio per il russamento. Quindi l'orologio in background registra anche degli audio che poi ci ripropone per capire in quale fase si è verificato, per la prova proprio palese. Riconosce anche la qualità di sonno, quindi se è la fase REM, non REM, e in quale frangente si è verificato il tutto. Poi qua abbiamo un widget del calendario, la pressione arteriosa, quindi questa qua è un'ulteriore funzionalità molto particolare e utile. Ovviamente tutti i dati che vengono estrapolati da tutti questi sensori sono dati veritieri, ma non al 100%, nel senso che sono parametri utili per un controllo generico, ma ovviamente non si possono sostituire a dei controlli sanitari, che sia ben chiaro questo ragionamento, tant'è vero che anche l'applicazione Samsung Health dice proprio questo. Quindi pressione arteriosa lo fa prendendo in considerazione il valore basale che noi andremo a rilevare tramite uno strumento apposito, ovvero uno sfigmomanometro, in cui andremo a confrontare i valori che ci vengono ricavati tramite l'apparecchio professionale che andremo a inserire nell'orologio, e quindi lui farà una media di differenza e ci darà il valore raggiunto. Quindi ottimo lavoro da parte di Samsung. Oltre al discorso dell'elettrocardiogramma, allora, a tal proposito dobbiamo fare una precisazione: l'elettrocardiogramma che viene ricavato dagli smartwatch non è un elettrocardiogramma a 12 derivazioni, ma benché è una analisi del ritmo sinusale cardiaco. Quindi alla fine dei conti diciamo che è molto utile, come infatti quando tutti i casi produttrici ce lo dicono, in caso di aritmia, un'aritmia però della fibrillazione atriale. Quindi in questo caso ci darà questo dato. Poi invece abbiamo la frequenza cardiaca, quindi ovvero il numero dei battiti al minuto che noi ricaveremo, lo stress, quindi anche incrociando tutti questi dati che riesce a raccogliere, ovvero tutti quelli che abbiamo visto in precedenza, l'orologio riesce a capire anche in quale condizione di stress il nostro corpo psicofisico è sottoposto. Poi dopo qui abbiamo la possibilità di aggiungere altre tile, che poi ricordiamo sono tutte impostabili dopo aver anche scaricato ulteriori app sul dispositivo. Quindi ragazzi, adesso con questa panoramica direi che possiamo tornare indietro. Per quanto riguarda il discorso domotica, allora noi questo orologio l'abbiamo già testato, adesso abbiamo fatto un unboxing con voi, ma lo abbiamo anche testato per qualche giorno e valutato in ambito domotico. Quindi ricordiamo che avendo
il Play Store è fattibilissimo installare le applicazioni che abbiamo anche fatto visionare nell'altro recensione, ovvero il Fossil Gen 6, che abbiamo messo anche a confronto fisico con il Galaxy Watch 5 Pro. E a tal proposito vi rimando a vedere per l'installazione di Home Assistant e di Home Slide. Le impressioni finali per quanto riguarda la gestione domotica sono ottime. L'unica differenza che possiamo fare, a differenza del Fossil Gen 6, è che qua il display, effettivamente essendo leggermente più grande, più luminoso, sembra prendere un touch, il touch sembra rispondere nettamente meglio, quindi abbiamo sicuramente molto migliorato l'esperienza utente su questo punto di vista. Però le funzioni rimangono esattamente come quelle già viste, quindi promosse a pieni voti. Per quanto concerne invece l'assistente Google, ricordiamo che potete trovare tranquillamente in rete tutti dei video che vi mostrano il funzionamento, che va bene, che fa tutto quanto e roba varia, perché è compatibile con l'assistente Google, ricordiamo, essendoci Wear OS, quindi anche l'aspetto Google completamente promosso, mentre invece ultimo aspetto molto importante per chi come noi è patito di domotica è Alexa, che su Fossil, ricordiamo, c'era l'applicazione specifica, mentre sul Galaxy Watch 5 Pro non c'è questa piena compatibilità con l'applicazione ufficiale, ma diciamo che c'è un'applicazione che si chiama Alexa Ultimate, che è stata proprio sviluppata appositamente per questi smartwatch, e vi dirò, mi ha stupito, perché oltre che avere un feedback molto veloce, addirittura anche migliore rispetto a quello della Fossil, addirittura riesce a inviare anche le immagini. Quindi su questo punto di vista qua ci sentiamo di consigliare, anche senza un pieno supporto definitivo proprio ufficiale di Alexa, questo smartwatch su tutti e tre i fronti. Quindi ambito domotico, ragazzi, completamente promosso a 360 gradi, una integrabilità infinita. Ricordiamo che è anche disponibile, a prescindere dall'aspetto domotico, tutti i servizi Google, anche col Google Pay, anzi che adesso si chiama Google Wallet, quindi utilizzo a 600 gradi su 365, quindi è assurdo. Mentre per quanto riguarda il discorso dello smartwatch come recensione generale, possiamo dire che è un prodotto veramente completo, sia per gli appassionati degli sport, sia per quanto riguarda gli appassionati della domotica, sia per la tecnologia. Con questo smartwatch vi potrete sbizzarrire su qualsiasi aspetto, perché lui sarà sempre pronto a mettere in atto tutte le vostre richieste. Quindi promosso su tutti i fronti: costruzione, batteria, sistema operativo, Tizen misto Wear OS, aggiornamenti. Su che cosa magari possiamo fare un punto di riflessione? Perché ovviamente su tutti i prodotti dobbiamo svolgere una recensione accurata e mettere in risalto anche qualche aspetto che può essere migliorato successivamente. Quindi possiamo fare magari una piccola osservazione sulla qualità del cinturino, che è alta, ma per quello che vi avevo detto prima, alla fine dei conti diciamo che secondo noi è sicuramente meglio cambiarlo prima possibile. Oltre che adesso parliamo esteticamente, quindi oltre che al discorso dello spessore della cassa, che rimane abbastanza ingombrante, non tanto la dimensione del quadrante di per sé, che è un 45, avete visto, 45 mm, avete visto che anche su un polso esile come il mio va benissimo, cambiando ovviamente anche sempre il cinturino. Mentre per lo spessore, perché magari se una persona non è molto abituata ad avere un prodotto impegnativo come orologio, diciamo che i primi tempi può essere difficoltoso, anche se ricordiamo che è una batteria veramente enorme e la qualità costruttiva è ottima, quindi possiamo fare i plausi su quest'altro aspetto a Samsung. Altro aspetto negativo è semplicemente il discorso del blocco delle mod dell'ECG e della pressione, perché ricordiamo che se non avete un dispositivo Samsung, come in questo caso lo abbiamo abbinato a uno smartwatch Oppo, quindi con piena compatibilità, però per quanto riguarda la pressione l'ECG non è fattibile, come vi abbiamo accennato, quindi a tal proposito bisogna andare a trovare qualche magheggio, come detto, per sbloccare questa modalità. Però oltrepassabile, anche se non è una cosa tanto immediata. Però ci domandiamo un orologio
top premium, per quale motivo renderlo così bloccato con altri dispositivi quando al suo interno c'è Wear OS, che è il fulcro di tutto. E ultima conclusione è discorso batteria, che è una batteria enorme, con un'ottima resa, perché veramente ragazzi fidatevi, solamente con, utilizzato normalmente come qualsiasi altro dispositivo, senza star là a giocare, roba varia, ma consente veramente quasi di raggiungere i 3 giorni, che è un risultato inimmaginabile su Wear OS. Quindi ragazzi veramente completamente sbalorditivi, però per chi è alla ricerca di un dispositivo che dura 1 settimana, 2 settimane, 20 giorni, vi diciamo completamente di abbandonare questo passo e di passare ad altri dispositivi indossabili, però che hanno un sistema operativo proprietario che però risulta molto limitato. Quindi su questo a voi la scelta. Quindi ragazzi, il prezzo, aspetto fondamentale di questo dispositivo, concludo parlando del prezzo, perché il prezzo di lancio di questo dispositivo, ricordiamo che ci sono 2 varianti, la versione normale Bluetooth, che è questa, e la variante LTE, anche se dobbiamo dire che la variante LTE consumerà più batteria, quindi va fatta anche questa osservazione. Mentre questo dispositivo solamente Bluetooth, il prezzo al listino è di 499 euro. Certo, rispetto a un Galaxy Watch, scusate, a un Apple Watch 8 serie 8, che possa essere anche l'Ultra, dove sfiora i 1000 euro, che è il diretto concorrente, sicuramente non è alto, però diciamo che ultimamente questo prodotto, stiamo facendo la recensione, l'abbiamo testato per voi perché è soggetto a molti sconti. Adesso che c'è il Black Friday, addirittura il prezzo è crollato anche su Amazon, quindi a 380, 350, 340 euro. A nostro avviso è un best buy assoluto, a patto che vi piacciono tutte le caratteristiche che vi abbiamo elencato. Quindi ragazzi, con questo è tutto, io vi rimando al prossimo appuntamento e vi saluto. Grazie per l'attenzione finora, vi ricordo di iscrivervi al canale Numerose, lasciateci tutti i commenti oppure anche per altre domande riguardo questo dispositivo, qualsiasi altra natura anche relativa alla domotica oppure per i sensori, qualsiasi cosa che voi vogliate, e vi ricordo di attivare la campanellina e di metterci un bel mi piace al video per aiutarci a crescere. Con questo ragazzi è tutto e vi rimando al prossimo episodio. Ciao!